Esercizio di riconoscimento dello snodo. Anche questo esercizio è molto importante perché se vogliamo pensare di recuperare il movimento dell'arto superiore del nostro paziente, dovremmo necessariamente far sì che egli riconosca il movimento delle varie articolazioni. Per quanto riguarda il posizionamento, il paziente si può trovare su una sedia, seduto correttamente, e noi di fianco. Prenderemo il braccio del nostro paziente inizialmente attraverso il polso per poter effettuare la presa della mano e sosterremo poi il gomito con l'altra mano in modo tale da avere tutto il braccio a nostra disposizione. Livello 0. Questo esercizio di riconoscimento di snodo si presta particolarmente anche in quelle situazioni in cui c'è molta poca partecipazione da parte del paziente, quindi quando ci troviamo nei primissimi giorni in seguito all'ictus, quindi molto probabilmente il paziente in quel caso si troverà sdraiato sul letto dell'ospedale e in quel caso non avremo quella partecipazione tale da poter richiedere una vera e propria risposta da parte del paziente e quindi non produrremo una vera e propria domanda. Quando ci troveremo in quelle situazioni lì avremo cura solo di prendere delicatamente il braccio e cominciare a far portare attenzione a quello che è il movimento nel braccio sinistro. Quindi prenderemo il braccio e cominceremo a fare dei movimenti, in questo caso solo della spalla, e cominceremo a dirgli: senti, ti sto muovendo la spalla? Allora potremmo prendere l'altra mano, posizionarla proprio dove origina il movimento, quindi sulla spalla, e fargli sentire che stiamo muovendo la spalla. Stessa cosa potremmo fare poi con il gomito, molto delicatamente i movimenti in questa prima fase del recupero. E ora ti sto muovendo il gomito. Prova a guardare. In queste prime fasi c'è anche quella probabilità di problema di eminattenzione, quindi difficoltà di portare l'attenzione anche visiva su quello che è lo spazio di sinistra. Senti il gomito? Prova a toccare. E stessa cosa faremo con il polso. Questo è un livello 0 che si presta particolarmente nelle primissime fasi in seguito all'incidente. Primo livello di calibrazione. Questo primo livello di calibrazione è molto simile a quello che abbiamo fatto con il riconoscimento del dito mosso e abbiamo cominciato con il riconoscimento di quando inizio a muovere. Prendiamo in esame per adesso la spalla, solo la spalla. Allora mi devi dire quando inizio a fare il movimento e mi dirai via, adesso, ok. Ci prepareremo per il movimento, cerchiamo di tenere sempre una simmetria di tutto il corpo. Perfetto, me l'hai detto nello stesso momento. Facciamone un altro. Perfetto. Come vedete io sto facendo dei movimenti molto lenti e poco ampi, specialmente perché in queste prime fasi è possibile che il paziente possa lamentare un dolore alla spalla, quindi dobbiamo cercare di non andare mai oltre questa ampiezza qui e quindi per questo primo livello di calibrazione tenerci in un'ampiezza inferiore. Secondo livello di calibrazione. Dopo che il paziente ha preso confidenza con il tipo di richiesta,
ed è stato fatto solo per la spalla, adesso cominceremo a prendere in considerazione anche gomito e polso. Quindi, allora, adesso lavoriamo con il gomito, mi devi dire sempre quando inizio il movimento. Bene, me l'hai detto nello stesso istante. Mi sono fermato, adesso riproviamo. Non mi era ancora mosso. Sì, me l'hai detto quasi nello stesso istante. Noi, come abbiamo fatto con l'esercizio di riconoscimento del dito, inizieremo a contare mentalmente. Qualora il paziente ritardasse nel dirci l'inizio del movimento, noi in testa abbiamo cominciato a contare 1001, 1200, 1300, in modo tale da far presente quanto tempo è trascorso dall'effettivo inizio del movimento a quando effettivamente lo ha percepito. Terzo livello di calibrazione. Adesso chiederemo al paziente non solo di riconoscere quando inizia il movimento, ma anche quando questo cessi. Allora, mi devi dare il via quando inizi a fare il movimento e poi mi dici lo stop quando senti che si è fermato. Va bene? Scegliamo sempre una delle tre articolazioni e condividiamo con il paziente. Allora, adesso lavoriamo con il polso. Esatto, me l'hai detto quasi nello stesso istante. Ora cerca di capire quando mi fermo. Stop. Allora, erano già 3 secondi che mi ero fermato. Va bene? Quindi la prossima volta cerca di agganciare proprio il momento esatto. Allora, una considerazione da fare. Che tipo di movimenti eseguire? Per la spalla faremo questo movimento di apertura. Per il gomito questo movimento e per il polso questo movimento. Dobbiamo stare attenti a fare movimenti esatti per ogni articolazione ed evitare movimenti combinati come questo, perché il paziente potrebbe confondersi. Effettivamente in questo momento stiamo muovendo spalla e gomito nello stesso istante. Quarto livello di calibrazione. In questo quarto livello cominciamo a fare la richiesta centrale dell'esercizio, ovvero richiedere quale snodo ti muovo. Quindi mi devi riconoscere se sto muovendo la spalla, il gomito oppure il polso. Va bene? Pronto? Sì. Gomito. Molto bravo, molto bravo. Qualora ci fosse la difficoltà di nominare la parte del corpo, allora chiederemo al paziente di toccare lo snodo che ha sentito muovere. Facciamo un'altra. Polso. Bravissimo. Attenzione. Spalla. No. La spalla sarebbe stata così. Senti bene. Questa. Va bene? Gomito. Era il gomito prima. Bravissimo.
Quinto livello di calibrazione. Consideriamo che questo esercizio che vi ho appena mostrato è piuttosto semplice in linea generale, ma lo dovevamo inserire per correttezza. Quindi quando ci troviamo di fronte ad un'estrema facilità da parte del paziente di riconoscere quale snodo venga mosso, possiamo tranquillamente accantonare questo esercizio in virtù del successivo, che è il riconoscimento di traiettorie. In ogni modo il passaggio al livello successivo, quindi agli esercizi di categoria superiore, è rappresentato dall'esercizio di riconoscimento di cerchi e della battaglia navale che troveremo nel capitolo 8.